Eccoci qui per una nuova avventura in Bookgate Magic. Questa volta cosa succederà? Cosa capiterà ai nostri amici di Bosco Piano? Lo scopriremo nella nevicata che cambiò tutto. La nevicata che cambiò tutto. Oggi farò dei bei biscotti per tutti i miei amici, si disse la signorina Oliva, balzando giù dal letto. Rabbrividì sentendo il pavimento freddo sotto i piedi, ma inforcò subito le sue soffici pantofoline rosa e si diresse in cucina. Accese il forno e cominciò a disporre tutti gli ingredienti sul tavolo: nocciole, farina, latte, uova, burro, cacao, oh santo cielo, lo zucchero! Rovistò nei mobiletti, svuotò i cassetti, ma dello zucchero non trovò neppure un granello. Ah, che disdetta! Sconsolata, guardò fuori dalla finestra pensierosa. E poi un'idea. Andrò da Calimera a farmi prestare un po' di zucchero. Si vestì in fretta e furia, infilò tutta la massa di riccioli che aveva in testa in un grazioso berretto col pompon e uscì di casa, tenendo in mano la tazza per lo zucchero. Il sentiero era umido di brina, ma il cielo bianco prometteva neve. Oliva adorava la neve, quindi quando dopo pochi passi cominciò a soffiare il vento e presero a vorticare fitti fiocchi di neve, non si preoccupò, anzi, si godette le folate fredde sulla faccia. Purtroppo non aveva indossato gli stivali e cominciava a sentirsi i piedi bagnati. Poco male, pensò. Calimera mi presterà delle calze asciutte e mi scalderà con una bella tazza di latte e miele. Continuare ad avanzare, però, diventava sempre più difficile. Il vento ululava forte fra gli alberi e la neve la accecava, avvolgendola in cristalli gelidi. La signorina Oliva iniziò a rendersi conto di dover cercare un riparo, altrimenti si sarebbe buscata un malanno. La casa di Calimera era ancora lontana e l'unico rifugio possibile che già intravedeva fra le folate di neve era la casa di quei nuovi arrivati, il signor Argo e la signora Mia. Quella smorfiosa, coi capelli neri e lucidi, non le piaceva proprio. E poi cosa c'erano venuti a fare nel loro paese? Non potevano starsene a casa loro? No. Sicuramente avrebbe proseguito senza fermarsi, piuttosto che chiedere aiuto a quelli lì. Lui grande, grosso e muscoloso, e lei tutta magra e sorridente. Così Oliva proseguì fino a quando ebbe le forze per contrastare il vento. Però, ad un certo punto, crollò. Si stava mettendo davvero male per la signorina. Per fortuna passava proprio di lì il signor Fulmine, che era appena stato dalla signora Calimera per la sua lezione di inglese. Tutto pimpante e indifferente al freddo ripeteva fra sé: I am, you are, fino a quando inciampò nella signorina Oliva. Lei, mezza assiderata, gli spiegò l'accaduto e lui la prese in braccio, diretto verso la casa più vicina. No, non da quelli lì. Chi? Argo e sua moglie? Sì, sono brutte persone, sono stranieri. Il signor Fulmine ignorò quelle parole e in pochi istanti si ritrovarono in un caldo ed accogliente salotto. Le calze bagnate di Oliva erano stese davanti al camino e tutti e due stavano bevendo una tazza di cioccolata calda. Ci metto anche la cannella, disse la signora Mia, sorridendo. Il signor Fulmine ed il signor Argo, intanto, chiacchieravano del più e del meno, infilando nel discorso qualche parolina d'inglese. Gli occhi di Oliva sbirciavano tutti da sopra il bordo della tazza e, incredibilmente, quello che vedeva le piaceva. La signora Mia era molto elegante, ma anche gentile,
e la sua casa profumava di buono. Suo marito, il signor Argo, invece, aveva un vocione che riempiva la stanza di risate e felicità. Dopotutto, la signorina Oliva non avrebbe fatto i biscotti quel giorno, ma grazie a quella nevicata inaspettata avrebbe avuto 2 amici in più a cui regalarli. Ciao, sono contentissima che mi abbiate seguito in questa nuova avventura del signor Fulmine e della signorina Oliva. 1000 altre avventure ci aspettano, quindi mi raccomando, cliccate sul like, iscrivetevi al canale e condividete con tutte quelle persone che pensate possano apprezzare queste nuove avventure dei nostri amici. Ciao!